Ciao e bentornato sul mio canale Avangarage Rex Studio. Oggi parliamo di compressione e voglio spiegarti come comprimere nella maniera più semplice possibile, perché ho visto che tantissima gente non ha metodo quando si parla di compressione. Quindi seguimi, rimani subito dopo la sigla e vediamo come funziona il nostro compressore e come andarlo a settare. Eccoci dentro la nostra sessione, abbiamo la voce di Andrea Fish che ho già equalizzato sia per sottrazione delle frequenze che mi davano più problemi, sia colorato con un equalizzatore simil analogico. Adesso ho aperto il compressore stock del mio software DAW, ossia Compressor. Io sto usando Studio One e quindi c'è il plugin Compressor. Non ci serve per il momento utilizzare chissà quale emulazione di plugin, ma andiamo a vedere quali sono le cose più importanti e perché abbiamo bisogno di compressione. Innanzitutto ascoltiamo la voce senza la compressione all'interno del mix. Vedo sempre le stesse cose e se non sono sempre le stesse assomigliano a te che sei sempre uguale, sempre banale, non sai aspettare. Vuoi arrivare sempre per primo, Ecco, allora, una prima cosa che si può notare senza la compressione è che la naturale dinamica della voce fa in modo che non tutte le parole rimangano allo stesso volume e siano comprensibili. Quindi il compressore mi può aiutare a ridurre la dinamica, ridurre tutti questi picchi, quindi comprimere questi picchi, per poi in uno stadio finale ridare quello che ho tolto ed avere una voce più omogenea. Quindi il primo fine del compressore è avere omogeneità. Come lo facciamo? Andiamo a vedere i principali controlli di ogni compressore, cioè i controlli che praticamente ogni plugin di compressione includono al loro interno. Qui troviamo la threshold, ossia la soglia alla quale, vedete che sto muovendo, questa è una soglia alla quale, una volta superata, il mio compressore inizia a lavorare. Cosa vuol dire? Qui adesso sono a meno 32 decibel, una volta che il mio segnale supera meno 32 decibel, il mio compressore inizierà a comprimere e a ridurre la dinamica, a ridurre i dB del mio segnale. È una curva abbastanza morbida, perché? Perché ho una ratio, quindi un rapporto di compressione di 2:1. Io consiglio sempre un rapporto all'americana, ossia un rapporto di 4:1 per cominciare. E adesso vi riduco anche il ginocchio, ossia la curva che ammorbidisce l'ingresso del compressore a meno 24 dB, fa in modo che esso comprima anche un po' a meno 26 e anche un po' dopo. Per settarlo io la tengo con un hard knee, cioè un ginocchio duro. Il ginocchio più morbido è questo, vedete? Una curva estremamente morbida. Questo lo possiamo settare in base poi alle caratteristiche soniche del materiale che andiamo a trattare. Quindi per ora abbiamo visto threshold, ratio che è il rapporto di compressione. Cosa vuol dire 4:1? Vuol dire che se il mio segnale supera la soglia di compressione di 4 decibel, il mio compressore me ne restituirà solamente 1. Quindi avrò 3 decibel di differenza tra il segnale in ingresso e il segnale in uscita. È un bel rapporto di compressione per iniziare. Poi avrò, qui lo chiama envelope, quindi l'inviluppo, quindi lo sviluppo del segnale nel tempo. Avrò attacco, ossia quanto tempo ci mette il mio compressore per andare ad abbassare di dinamica il segnale dopo che il segnale ha superato la threshold. Più è veloce il tempo d'attacco, quindi più sto verso sinistra, questo è un tempo d'attacco velocissimo, 0,10 millisecondi, è praticamente un limiter, quasi un brick wall limiter, fa passare solamente tutto ciò che si muove prima degli 0,10 millisecondi dopo che ha attraversato la soglia, ok? E la release è quanto tempo il mio compressore tiene il segnale compresso, ossia tempo d'attacco, il suono supera, tempo d'attacco, inizia ad attivarsi il compressore, release, mantenimento del compressore e piano piano rilascio. Quindi molti compressori hanno anche un controllo che si chiama hold, che è un mantenimento costante, mentre la release tende a rilasciare a mano il lavoro del nostro compressore. Diciamo che è più, la release è più musicale. Dopo il controllo della release troviamo una sezione di gain, di make up, ossia di trucco, ma in realtà di riguadagno. Make up lo possiamo richiamare un riguadagno, ossia un riportare il nostro segnale dopo che è stato compresso e abbassato di dinamica al volume iniziale.
quindi con una dinamica minore, con meno escursioni tra il volume più basso e il volume più alto del suono, ma con una dinamica più costante, ma allo stesso volume del suono originale. Quindi, una volta che avrò effettuato la compressione, prenderò la riduzione media che il mio compressore fa e la andrò a mettere sul make-up gain, oppure ho la possibilità di applicarlo in automatico. Poi ci sono altre funzioni che adesso non andiamo a vedere. Allora, per iniziare a comprimere questa voce, per renderla più presente all'interno del mix e sentire però veramente l'effetto della compressione, io consiglio di impostare una ratio di 4:1, un ginocchio quindi di compressione, un knee veramente veramente duro, e andare a lavorare con la threshold in maniera molto 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 pesante e tenere una release di circa 500 millisecondi. Perché? Perché adesso ci dobbiamo concentrare sui transienti d'attacco, ossia andiamo ad ascoltare come lavora la nostra compressione e a mano rilasciamo l'attacco per fare in modo che sentiamo dopo quanto tempo il compressore inizia a lavorare. E perché dobbiamo settare un attacco giusto? Perché se noi ammazziamo tutti i transienti del suono, in una voce per esempio potremmo togliere tutte le T, le S, tutti i transienti, le dentali, tutti i transienti che fanno parte della riconoscibilità delle parole, che stanno all'inizio del suono. Quelli li dobbiamo salvare. Andiamo a sentire la nostra voce col compressore attivato. Vedo sempre le stesse cose e se non sono sempre le stesse a mano assomigliano a te che sei vado ad sempre alzare uguale, il tempo sempre d'attacco. banale, non sai aspettare. Vuoi arrivare sempre per primo per dimostrare che lo sai fare. Uguale a tutti, uguale agli altri, al primo posto per raccontare. Scrivi sempre le stesse Ecco, adesso frasi, sento passare le consonanti che mi interessano. O l'hai già scritto e non ti piace. O l'hai già Una scritto volta che le e sento non ti passare, piace. torno un pelino più Vedo indietro. sempre le stesse cose e se non sono Appena. sempre le stesse assomigliano a te che sei sempre uguale, sempre banale. Adesso torniamo non un po' sai più in su con la aspettare. compressione. Vuoi arrivare sempre per primo per dimostrare che Vedete, lo sai sto fare. riducendo di Uguale a tutti, 8-9 uguale agli altri, decibel. al primo È molto posto per aggressivo per una raccontare. voce. Scrivi sempre le stesse frasi. Andiamo le stesse adesso a storie capire come senza un settare finale. la O l'hai già release. scritto e La release è un valore che va settato fondamentalmente a tempo, quindi è una cosa che possiamo fare a orecchio, piano piano imparando e sentendo come lavora la nostra release, oppure possiamo farlo con una tabella che io mi sono salvato e che mi torna veramente tanto comodo quando vado a comprimere, anche sui bus compressor e tutto il resto. Ecco, vedete, in questa tabella io ho un valore in BPM, in questo caso il mio brano è a 120, lo vediamo qua sotto. Quindi vado a cercare 120 bpm, se voglio che la release risponda a un'intera battuta, dovrò dargli 2 secondi. Se voglio che la release risponda a una nota di 2/4, quindi mezza battuta, dovrò dargli 1 secondo. Se voglio che la release risponda a 1/4, gli darò 500 millisecondi. Se voglio che la release risponda a un ottavo, gli darò 2,50. Siccome lui qua canta abbastanza veloce, secondo me, avvicinandoci con un valore di release verso i 2,50, vedremo che il tempo in cui il compressore lavora e rilascia corrisponde abbastanza con le parole che lui sta cantando. Vediamo. non ti piace. O l'hai già scritto e non ti piace. Vedo sempre le stesse cose e se non sono Esatto, sempre vedete il le ritorno. stesse assomigliano a te che sei sempre uguale, sempre banale, non sai aspettare. Proviamo a ascoltare a Vuoi 500. arrivare sempre per primo per dimostrare che lo sai fare. Uguale a tutti, uguale agli altri, al primo posto. Vedete, quando per lui rinizia raccontare. la frase, Scrivi sempre ancora le il compressore stesse sta frasi, lavorando. Le stesse storie senza un finale. O l'hai già Quindi scritto riportiamolo a e non ti 2,50. piace. O l'hai già scritto e non ti piace. Vedo sempre le stesse Adesso cose, in teoria e che se abbiamo non in sono media più o sempre le meno stesse, 4 assomigliano a te decibel che di sei sempre riduzione uguale, del sempre compressore, banale, non lo sai andiamo aspettare. a Vuoi dare arrivare sempre nel per make-up primo gain. per dimostrare che lo sai fare. Uguale a tutti, uguale agli altri, al primo posto per raccontare. Togliamo Scrivi il sempre compressore. le stesse frasi, le stesse storie senza un finale. O l'hai già scritto e non ti piace. O l'hai già scritto e non ti piace. Vedo sempre le stesse cose e se Reinseriamo non il sono compressore. sempre le stesse assomigliano a te che sei sempre Sentite come uguale, la voce è sempre tutta più banale, presente, non sai un po' più aspettare. avanti? Vuoi arrivare Sentiamolo sempre all'interno per del primo mix. per dimostrare che lo sai Allora, mix senza compressore, fare. Uguale a tutti, uguale agli altri, al primo posto per raccontare. mix con compressore. Scrivi sempre le stesse frasi, le stesse storie senza un finale. O l'hai già scritto e non ti piace. O l'hai già scritto e non ti piace.
Vedo sempre le stesse cose e se non sono Ora sempre senza. le stesse assomigliano a te che sei sempre uguale, sempre banale, non sai Ora aspettare. Vuoi arrivare sempre per primo per dimostrare che... Sentite come la voce è sempre in faccia e sempre bella presente davanti? Ecco, questo è secondo me il metodo migliore per impostare una compressione da zero e soprattutto per impostare una compressione che ci serva per avere un livellamento dinamico, perché logicamente se noi usassimo altri compressori che non siano quelli digitali avremmo anche una differenza di carattere timbrico. Per esempio mi viene in mente un LA2A di Teletronics, ma anche un'emulazione dell'LA2A come può essere il CLA2A di Waves o il Neo UA2A di Plugin Alliance. Ecco, questi vanno oltre che a comprimere in determinati modi poi, perché emulano dei circuiti di compressione utilizzati nel passato, come per esempio l'LA2A emula un circuito di compressione ottico, quindi una compressione attivata dalla luce fondamentalmente, da un compressore che rispondeva a una luce che si accendeva quando il segnale superava la threshold, quindi potete immaginare che era un sistema molto 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 lento di compressione, quindi faceva passare molta parte del segnale e la coda invece veniva compressa. In questo modo invece noi abbiamo una compressione molto chirurgica, ok? E con quella tabellina riuscite a trovare i tempi di rilascio più o meno indicativi di ogni tipo di compressione che volete applicare su ogni strumento, ma anche nel mix bus. Spero che questo video sia stato utile per te e tu abbia compreso un po' meglio la compressione, ma più che altro come settarla proprio da zero se non ne hai un'idea. Ti invito ad iscriverti al canale e a guardare gli altri video. Ciao!